Sono oltre 20 milioni le persone che risiedono in quest'area metropolitana. Sicuramente si tratta di una delle aree metropolitane più antiche di tutto il mondo, perché i suoi insediamenti aztechi risalgono al 300. È una delle aree metropolitane più popolose al mondo, di certo la più popolosa di tutta il Nord America. Benvenuti a Città del Messico. Che spettacolo, che vista. Penso di non essermi mai sentito meno solo in tutta la mia vita. Salud. ¿Cuántos años tú haces este? Desde el 59. Del 59. La parata di Alebrijes è praticamente una sfilata di carri allegorici di mostri, animali di ogni sorta. Mi hanno riempito di bazzi, toccato il culo. Non sai nulla di Città del Messico o vuoi scoprirne retroscena inediti? Fermati e comincia a viaggiare con un reporter in valigia. Oggi è sabato e si ha modo di vedere Città del Messico in maniera differente, ovvero senza il traffico, perlomeno nelle vie del centro, perché hanno reso queste strade gigantesche pedonali. C'è una densità umana in questo quadrante urbano incredibile, incredibile, quasi asiatica. Fare a gara su quali siano le piazze più grandi al mondo in realtà è un esercizio che secondo me ha poco senso. Ciò che conta è il modo in cui queste piazze vengono vissute. Questa senz'altro è una delle più vaste sul pianeta, ma soprattutto è una delle più densamente frequentate. Pensate che ogni giorno questa piazza è attraversata da circa 500.000 di persone, che salgono a 2 milioni nel weekend. Non riesco a mostrarvela sgombera perché i gazebo di una manifestazione culturale la riempiono. È Piazza della Costituzione, la piazza principale di Città del Messico, nota anche come Zócalo. L'imponente cattedrale di Città del Messico è stata costruita dagli spagnoli nel 500 sulle rovine di quello che era il tempio azteco preesistente. Questo era infatti il centro della capitale azteca. Come tutta Città del Messico, anche il Duomo è una fabbrica in continuo rinnovamento, dati i frequenti terremoti che costringono quindi a restauri e ristrutturazioni frequenti. Vi ricordate lo stile churrigueresco, quel barocco spagnolo con le facciate, con le colonne che si arrampicano per tutta l'altezza? L'avevamo visto a San Miguel Allende. Ebbene, quello stile è stato introdotto per la prima volta in Messico, qui in questa chiesa, il Sagrario Metropolitano, che si affaccia proprio sulla piazza principale della capitale. Oggi i messicani si affacciano da questi balconi e vedono ben poco dei resti delle società precolombiane, perché gli spagnoli, quando sono arrivati, hanno distrutto tutto. Qua c'era una città azteca enorme, si vede un modellino che la ricostruisce piuttosto fedelmente. Questa città sorgeva su un isolotto in mezzo a un grande lago che poi è stato prosciugato dagli spagnoli per erigere la città più vasta, ed è anche il motivo per cui notate molti edifici che stanno sprofondando, con le linee delle finestre inclinate rispetto al piano stradale. Tra l'altro si è estratta acqua per anni dal sottosuolo e quindi a maggior ragione gli edifici stanno lentamente, di qualche centimetro all'anno, sprofondando. Sto camminando chiaramente a caso. E ci sono già di prima mattina i profumi di carne arrostita, fritta, speziata. Il primo impatto con Città del Messico è quello di una città dalla bellezza non immediata come le grandi capitali europee, però ci vuole pazienza. Abbiate pazienza e continuate a seguirmi. Questa è Avenida Madero, praticamente la principale via commerciale, la principale via di negozi del centro storico.
Da qua davvero passano ogni settimana qualche milione di persone. In realtà in questo viale ero già venuto brevemente qualche giorno fa, quando avevo fatto lo scalo, perché avevo uno scalo lungo di qualche ora. Allora sono venuto in centro e avevo già visto come anche di sera questo viale sia un flusso costante di gente. Non è di certo il posto per chi soffre dei luoghi eccessivamente affollati. Nella parallela Calle de Tacuba si entra invece in una foresta urbana, perché ci sono queste piante che svettano e che chiudono completamente il cielo. Qua si viene assaliti da venditori persino di lenti a contatto. Volevo portarvi in questo caffè che è del 1912, uno dei caffè storici del centro, solo che c'è una gran coda. Ho lasciato il mio nome, ho posto tra 15 minuti. Intanto vado a cambiare i soldi perché li ho finiti. Soldi cambiati, vediamo se mi hanno già chiamato. Alla fine ho aspettato mezz'ora, ma non ce l'ho fatta. Alla fine ho optato per chilaquiles, che è uno dei piatti della tradizione messicana, delle tortiglie di mais fritte, imbevute in una salsa. In questo caso ho fatto il mix di salse, metà salsa verde e metà salsa rossa, ripiene di pollo, ricoperte di formaggio. A accompagnare come sempre il purè di fagioli, un po' piccantino, io sono molto sensibile. Vorrei una macchina del tempo, fare un salto indietro di un secolo a quando questo locale aveva appena aperto. È un piatto enorme che non finirò mai, e pensare che nel menù rientra fra gli antojitos, ovvero gli snack, gli assaggini, i cicchetti messicani. Che fragranza! E poi ne approfitto fino alla fine con il pan de muerto, fino alla morte, essendo questo il periodo in cui lo fanno. Sofficissimo. Una storia difficile quella del Messico, perché ha attraversato oppressioni e forme di governo non democratiche. La comunità azteca si era insediata qua nel 300 ed ha regnato fino al 500, quando sono arrivati gli spagnoli, i conquistatori, che con la forza hanno conquistato questi luoghi, hanno convertito al cattolicesimo le popolazioni. La colonia della Nuova Spagna durò quasi 3 secoli, fino al 1810, quando cominciarono i moti indipendentisti, il grito di Dolores, ovvero quei moti per l'indipendenza che partirono proprio dalla regione di Guanajuato, come abbiamo visto negli episodi precedenti. L'indipendenza, che bravo lui. L'indipendenza fu però precaria. Intervennero i francesi, che posero sul trono del Messico un imperatore asburgico, Massimiliano, che fece una brutta fine qua in Messico perché venne ucciso a fucilate. Quando gli europei finalmente levarono le tende, cominciò la fase repubblicana, anche se a un certo punto prese il potere un generale, Porfirio Diaz, che instaurò di fatto una dittatura. Ne seguì una rivoluzione, un'insurrezione popolare, di fatto fu una guerra civile per il Messico. Furono anni davvero duri, prevalsero figure come Francisco Madero, Emiliano Zapata e Poncho Villa, e dopo questa ennesima fase difficilissima per la popolazione messicana, i messicani consolidarono così una propria identità e poterono cominciare a prosperare in una democrazia. Intanto qua c'è una manifestazione coloratissima. È praticamente una sfilata di carri allegorici. La Parati di Alebrijes è praticamente una sfilata di carri allegorici di mostri, animali di ogni sorta, fatti di cartapesta, soprattutto colorati, estremamente stravaganti.
mettere a impazzire, stanno suonando una canzone dei Muse. Questo è uno degli epicentri culturali dell'America Latina, è il primo teatro dell'opera del Messico, è stato realizzato negli anni 30, il Palazzo delle Belle Arti. Il tipo di stile Liberty mi ricorda le decorazioni dell'Empire State Building, quindi siamo sempre nello stesso continente, il periodo è lo stesso, gli anni 30. Un po' di pausa anche dallo smog, si sente l'aria che viene giù da quella montagna alta laggiù in fondo che si incanala lungo questo vialone. E questo invece è il Palazzo delle Poste, un altro dei landmark del centro storico di Città del Messico. Gli interni sono magnifici, sono eleganti esattamente come quelli di un teatro dell'opera. Ancora adesso dietro a queste altissime grate di ottone ci sono gli impiegati che spediscono quello che i residenti chiedono di spedire. Epopea del pueblo messicano. Avrei bisogno di un riassunto di tutto questo libro. Il parquet mi fa impazzire, a parte il profumo intenso che ancora emana dagli inizi del 1900, ma poi la trama è bellissima. Fantastici poi i bagni delle poste, guardate il marmo dagli orinatoi, il dettaglio delle porte di legno, ma soprattutto questo tavolo centrale che mi fa impazzire, questa penisola, anzi questa isola di marmo con tutti i buchi per i lavabo singoli, bellissimo. Un fiume di gente qua sull'avenida Francisco Madero. Qua c'è anche la facciata con l'azulejos, le piastrelle azzurre tipiche della tradizione spagnola. Gli interni sono quelli di una casa coloniale, cioè col patio interno illuminato, tutto attorno un ballatoio. Questa casa oggi, questo patio è un locale. Adesso mi tuffo nel barrio cino, ovvero nel quartiere cinese. E questa pagoda segna l'inizio della via principale Calle Dolores che attraversa in due il barrio cino, anche se di cinese in realtà non vi è ombra. Di cinese c'è probabilmente la produzione di questi panda, l'atmosfera però è asiatica effettivamente, non solo per la densità abitativa ma anche per i locali che si affacciano su due piani sulla via centrale, mi ricordano quelli di Chengdu in Cina. Devo decisamente tornare in Cina. Sono stato pure intelligentemente abbordato da un bolero para que el zapato se vea elegante. Un lustrascarpe che mi ha convinto del fatto che le mie scarpe da ginnastica necessitassero di un trattamento specialissimo. ¿Cuántos años tú haces este? Pocos. Desde el 59. Del 59? 59. Año 59. 59 que tú haces este tabaco? Sì. Ah, mucho. Come sono belle limpiate ora. 160 pesos mi è costato, quindi sui 7 euro. Si mangia tutte le ore tra i banchi di pesce del mercato di San Juan, adiacente al barrio cino, uno dei tantissimi mercati coperti di Città del Messico. Chapulí. Igual tengo paleta. Con ajo, aglio. Forte. Tengo también más insectos. Sto morendo, è piccantissimo. Un grillo arrostito con un casino di aglio e un casino di peperoncino. Sto morendo. Hola. Hola. Pura pulpa blanca. Solo la pulpa? Solo pulpa. Come sia quello che ho mangiato a Madeira.
buonissimo, dolcissimo. Come si chiama este? Alacrán. Alacrán, El mezcal. Guido? Questo mi sa che l'ho provato in Vietnam. Dulce. I rumori della città qua sono attutiti perché sono in mezzo ai tappeti, alle tovaglie, agli articoli di abbigliamento coloratissimi del mercato artigianale che si trova a pochi isolati di distanza da quello di San Juan. Nel mercato della Ciudadela, tra maglie, runner per la tavola e poi ancora mantelle, i tipici ponci, un tripudio di colori dove ci si perde, non si riesce a capire quando si entra in un negozio, si esce, si entra nell'altro. Allora, la mia missione era comprarmi una maglietta, anche perché le sto per finire, un paio le ho date alla reception dell'hotel per la lavanderia, però ne volevo prendere una messicana. Vediamo se mi va. Vabbè, ma io c'ho lo zaino. È su un poco grande? Che pensa? Secondo me l'abbiamo trovata. Shopping fatto, mi è costato 245 pesos, quindi circa 10 euro. Forse avrei potuto contrattare un pochino, però tutto sommato mi sembra un prezzo accettabile, quindi siamo pronti per la prossima meta. Alla fine ho ceduto, ho comprato anche una camicetta carissima, 360 pesos, quindi circa 15-16 euro. Ma tuffiamoci un po' in mezzo. Qua è una festa ad ogni piazza, qua un tendone con signori di una certa età che si danno a balli folcloristici. Qua c'è persino un compleanno festeggiato con la corona d'oro. Alla festa vengo assediato da un gruppetto di casalinghe su di giri che mi chiedono di posare con loro. Una di loro, vestita di verde, è particolarmente affettuosa. Mi hanno riempito di baci, toccato il culo, fatto di tutto. Sa che sono pure sporco di rossetto da tutte le parti. Sto attraversando, e lo sto facendo facilmente perché per fortuna oggi è pedonabile, il Paseo della Riforma, che è praticamente la spina centrale che taglia in due idealmente Città del Messico, ed è questo vialone lungo diversi chilometri, ed oggi è magnifico vederlo così, privo di traffico, occupato esclusivamente da pedoni e biciclette. Di nuovo situazione paradossale dalla quantità di gente che c'è. Sono in Piazza della Repubblica, c'è una sorta di sfilata di Halloween con costumi di tutti i tipi. Sono sopraffatto dalla quantità di gente, però c'è una bellissima atmosfera familiare, nonostante le maschere piuttosto inquietanti, persino uno con la motosega. In realtà io vi volevo portare qua per un motivo storico, perché questa piazza della Repubblica, dove c'è il monumento all'insurrezione, ha un significato storico molto importante, un posto da cui si sono levate molte grida nel corso dei decenni, lotte per le libertà, per i diritti. In questo momento il monumento è inavvicinabile. Penso di non essermi mai sentito meno solo in tutta la mia vita. Guardate il colpo d'occhio. Penso che se in questo momento saltassero tutti allo stesso tempo, i sismografi lo avvertirebbero. Si procede veramente lentamente, tanto di più, ma non so come uscirne.
zucchero filato fai da te, gratis. Zucchero filato che vola in aria. Devo abbandonare la nave perché devo raggiungere un altro quartiere. Devo anche capire come farlo, se farlo a piedi o prendere un Uber. Prima o poi dovrò fare anche un capitolo sui murales di Città del Messico e del Messico in generale. Il Messico è la patria dei murales. Ce ne sono di bellissimi. Chi ama i murales sicuramente amerà Città del Messico. Questo edificio brutalista è una bomba. Cineopera, direi decisamente abbandonato. L'asprezza del cemento, quelle statue che sembrano quasi staccarsi da una roccia provenienti da chissà dove. Hola. ¿Qué tal? Alright, mate. Saludos. Saluto. La ciudad de Gracias. Welcome. Questi si stanno già divertendo alle 4 del pomeriggio. Sto attraversando a piedi uno di quei quartieri dalla non rilevanza turistica per andare al prossimo. Ho evitato di prendere un Uber anche perché c'è un tale traffico a quest'ora che faccio prima a piedi. Sto incrociando le dita, per ora non mi pare di cogliere chissà quali particolari pericoli per la mia incolumità. Poi è chiaro, bisogna sempre prestare un'extra cautela, ma come del resto è lo stesso se si va in una qualsiasi grande città europea, ad esempio. Che buena! Cerdo? Res. Es muy rico. Buona por la noche. Este è Santa Maria la Ribera, vero? Vale. Bene, ho avuto la conferma. Sono arrivato dove volevo arrivare, ovvero al quartiere di Santa Maria la Ribera. Questo è il chiosco morisco in stile chiaramente moresco che ci riporta all'Andalusia ed era stato realizzato per l'esposizione universale del 1884 di New Orleans. Poi ha partecipato anche ad un'altra esposizione universale, dopodiché è stato smontato e portato qua in Messico e adesso è un monumento al centro di questo bellissimo parco. Non ho ancora parlato dei messicani in questo viaggio e lo voglio fare sottolineando la loro accoglienza, il loro grande spirito accogliente. Mi sto trovando veramente bene relazionandomi a caso con la gente per strada, parlando nei parchi come ho appena fatto per chiedere informazioni. C'è un grande senso di educazione e di rispetto per l'altro, che è un dato da non sottovalutare in questi tempi. E ci sono anche architetture come queste bellissime in stile moderno e ricordano le architetture, le linee di Le Corbusier, e a Città del Messico ci sono tanti esempi di quell'architettura. Nei prossimi giorni ve la faccio vedere meglio con la luce del sole negli altri quartieri come Condesa, Roma, quindi restate qua. Vado ora a cercare un ristorante, sono affamatissimo. Sono nel quartiere di Roma Nord. Eccomi qua, abbiamo tentato con un fuorimenù il chile relleno, un peperone ripieno. Chile e nogada, un peperone ripieno. Si tratta di un piatto della tradizione messicana, forse il piatto più importante, di certo più patriottico. Noterete dai colori che richiamano la bandiera messicana, perché secondo la tradizione è un piatto che è stato creato nel 1821 per celebrare appunto l'indipendenza del Messico. Muy ricco, che anche ricco, c'è di tutto dentro: mele, pera, uvetta, non so quale altra frutta, sopra il melograno, ho sparso il peperone con questa salsa di noci che è il nogada, che dà appunto il nome al piatto. Non riesco a finirlo, chiaramente. È cucinato da Dio, i sapori si combinano bene insieme. Io non sono un fan del dolce a cena o comunque nei piatti principali, e qua prevale molto il dolce e a me dopo un po' stanca. Un quartiere davvero benestante,
particolarmente gentrificato nelle ultime decadi, grandi contrasti dunque in questa capitale tra i quartieri appunto più rinnovati e diventati più centrali e quelli invece più periferici. Questo posto è davvero meraviglioso, ci sono tantissimi locali di tendenza e anche tantissimi giovani. Con la luce del sole, Roma, ma anche Condesa, Polanco e gli altri quartieri più affascinanti di Città del Messico offriranno inciampi inaspettati nella cultura messicana. E allora, continua a viaggiare, commenta, condividi e iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.